Allora, sono a Talamello per provare la nuova AM100S e adesso la proverò sulla pista da DH per metterla sotto torchio. Questa pista è sempre bella, ragazzi. La pista da DH di Talamello. Oh! Vai, direi che come sospensioni ci siamo. Molto. 140 davanti, 140 dietro. Bello. Adesso qui viene il pezzo veramente tecnico. Ci sono dei gradini molto alti. Vediamo come li affronta. Devo ricordare che c'è i freni invertiti e poi un'altra cosa, i freni sono nuovi, non sono ancora rodati, quindi ancora non sono molto potenti, quindi cercherò di non esagerare, un po' perché non sono attrezzato come abbigliamento. Oh, che scalini grossi, ragazzi. Il segreto è non prenderli troppo piano perché altrimenti si s'affossa. Non so se rende l'idea. I scalini sono molto alti. Sì, sono un po' scivolosi le gomme. Preferirei sempre delle gomme un po' tipo Maxxis. Provando la salita con la forcella bloccata davanti e dietro, direi che è ottimo, quindi ti dà un bel aiuto per salire in salita. Non so come ho fatto a dimenticarmi i pantaloni, boh, proprio vero, la domenica mi rilasso troppo. Bisogna trovare la pressione giusta anche per fare questa pista. Wow, fortunatamente l'altro ieri ha piovuto, non è tutta sabbiosa come di solito. Oh. È successo un piccolo guaio, come vedete ha preso gioco la serie sterzo, però nulla di grave, basta solo serrare bene. Fortunatamente ho il mio multitool perché senza di questo è sempre meglio non uscire, basta allentare l'attacco manubrio e serrare la vite sopra, così come vedete ha preso abbastanza gioco. Vediamo se ce n'è ancora. Ok, ora non ha più gioco, ci siamo, si riparte. Rock Rider AM100S è la nuova Rock Rider da All Mountain con ruota libera da 50 e corona da 34 denti, cambio SRAM NX, cerchi San Ringol e gomma Hutchison Toro, reggisella telescopico con comando al manubrio, freni V-Twin dalla Tektro con disco 180 anteriore e 160 posteriore. Telaio garantito a vita per questa Rock Rider AM100S dedicata all'All Mountain con escursione da 140 mm. Sul comando cambio abbiamo un lockout sia per la forcella e sia per l'ammortizzatore. Con l'unico comando puoi bloccare contemporaneamente la forcella e l'ammortizzatore.
Sul mozzo posteriore abbiamo un 148x12, quindi abbiamo molta rigidità sul caro posteriore, infatti si sente molto la bicicletta che è molto reattiva. L'escursione da 140 è perfetta per fare percorsi al mountain che si avvicinano all'enduro. La forcella della Manitou è molto performante, basta tirarla bene perché è ad aria, quindi bisogna regolarla perfettamente per il nostro peso. Anche l'ammortizzatore posteriore è un Manitou specificamente studiato per questa bicicletta, e anche al posteriore abbiamo 140 mm di corsa. Il triangolo del carro è progettato veramente bene, e in più posso dire che geometricamente è perfetta, è molto bilanciata. L'unica cosa che gli manca sono i freni, perché non capisco perché non ho messo anche un 180 posteriore, e in più potevano mettere anche un freno un po' più performante, anche perché se vogliamo fare delle discese un po' impegnative, avere un freno più performante migliore sicuramente sulle prestazioni in discesa. Il bello di questa bici è che è switch on, praticamente puoi montare su delle ruote da 27,5, 29 o 27,5 plus. Quindi il cliente potrà scegliere che cerchio montare su questa bicicletta. Direi che sulla 27,5, 29 sono un po' in dubbio, forse una 29 è più performante su questo tipo di telaio. Purtroppo mi sono dimenticato una cosa essenziale, che sono le protezioni e i pantaloni. Quindi oggi girerò con i jeans senza protezioni. Sicuramente rischierò la vita, però purtroppo non posso più ritornare a casa a prenderli, e niente, farò questo sentiero col rischio di farmi male. Che vista magnifica! Quello là è San Leo, quello giù in fondo è San Marino, Maioletto. Quanto è bello sto sentiero, quanto è bello! Grazie al telescopico riesco a fare benissimo questo sentiero, anche se molto difficile perché è un sentiero praticamente da downhill, però riesco con la sella bassa a inserirmi bene e stare in sicurezza. Qui c'è una bellissima pietraia, molto tecnica, con molti scalini grossi. Ah, che appoggi bella sta pista, ragazzi, venitela a provare, Taramello, molto tecnica. Come che si dice? Guarda avanti, chiudi gli occhi e strizza il culo, ok? I freni proprio non aiutano a fare questa discesa. Ma io direi che come upgrade monterei dei freni più performanti e delle gomme Maxxis, poi direi che ci siamo. Mi fa veramente paura, anche perché non vorrei cadere senza protezioni. Oh, torniamo qua. Qui è bagnato, cerchiamo di far galleggiare la bici senza affossarla troppo. Non so se rende l'idea, ma qui ci sono degli scalini che sono alti quasi un ginocchio. Quindi percorso molto tecnico, molto difficile. Wow, molto stancante questa pista. Sono quasi arrivato. Allora, pro e contro di questa bici. Come ripeto, sono i freni, sono un po' deboli per fare una bici dal mountain, quindi magari fare un upgrade con un disco da 180 posteriore, oppure sostituire i freni più performanti tipo delle Shimano XT. Le gomme non mi hanno soddisfatto su questo percorso, sono un po' troppo scivolose, anche se le ho abbassate tanto di pressione, però dopo rischi di pizzicare, quindi non sono proprio le gomme adatte per fare sentieri difficili. E per il resto direi che per la cifra che propone Decathlon è super, con poche modifiche puoi fare un gran mezzo. Guardate come sono andato in giro oggi, senza protezioni, pedali di plastica originali. Ora mi manca l'ultimo pezzo per arrivare giù in paese. Taramello che vi consiglio di venire a visitare. Poi vi consiglio di andare a mangiare dopo una bella girata in bici a questa trattoria che si chiama Trattoria da Tapir. Ottimo, si mangia da Dio.